Consultare le previsioni meteorologiche è fondamentale per qualunque attività che si svolge all'aria aperta, quindi ovviamente anche nel caso della pratica dell'escursionismo. Nel caso di cammini, di trekking di più giorni, dove i pernottamenti sono in strutture prenotate già da molto tempo e quindi le tappe risultano obbligate, si potrebbe pensare che informarsi sul meteo sia meno importante, ma non è così. Vediamo perché. Come è noto, l'attendibilità delle previsioni meteo è buona e valida nell'arco di 2-3 giorni. Se si va verso archi temporali maggiori, l'attendibilità cala molto, fino a divenire quasi nulla. Questo è sicuramente uno dei fattori che vanno considerati nella programmazione e nel momento in cui si vanno a consultare le previsioni, quindi nello scegliere il momento giusto. Poco senso ha informarsi 2-3 settimane prima della partenza. Prima di partire per il cammino, conoscere l'andamento meteorologico è molto importante e sapere se le temperature saranno rigide o più miti ci aiuterà anche a scegliere gli indumenti da mettere nello zaino. In caso di temperature basse preferiremo indumenti con maggiore isolamento termico, in caso di maltempo, di pioggia sicuramente sceglieremo capi antivento e capi impermeabili. È molto importante anche durante il cammino informarsi sulle previsioni meteorologiche del giorno successivo. Questo ci aiuterà a compiere delle scelte organizzative, quindi in caso di maltempo ad esempio a poter pensare di fermarsi un giorno o di, sfruttando i mezzi pubblici, se questi sono a disposizione, saltare parte del percorso. Facciamo qualche esempio. In estate sicuramente i due fattori da tenere maggiormente sotto controllo sono l'andamento delle temperature e la possibilità dei classici temporali estivi, temporali che normalmente si hanno nel momento più caldo della giornata, quindi nel primo pomeriggio. In questi casi è meglio anticipare la partenza della mattina in modo da sfruttare le ore più fresche della giornata e allo stesso tempo riuscire ad arrivare a destinazione prima del previsto maltempo. In tutte le stagioni, quindi non solo d'estate, in caso di previsioni di pioggia battente per tutto il giorno è importante pianificare da subito dei punti di appoggio durante il percorso, in modo da potersi fermare, asciugarsi, riprendere le forze e continuare il nostro cammino. Nelle giornate più fredde dell'anno valutiamo invece la possibilità di partire più tardi la mattina, facendo comunque attenzione alla durata delle ore di luce giornaliere. Come sappiamo infatti d'inverno ci sono le giornate più corte. Bene, tutte queste valutazioni le possiamo fare soltanto se consultiamo attentamente sia prima che durante lo svolgimento del cammino le previsioni meteorologiche. Per tutti questi aspetti occhio sempre al bollettino meteo e buon cammino!